Ciao a tutti! Oggi ci occuperemo di una delle geometrie meno conosciute del nostro strumento. Si tratta della nut action, cioè la distanza che le corde devono possedere rispetto al primo tasto, la quale distanza dipende quasi integralmente dallo stato di salute del capotasto. L'occasione me la offre questo basso che ha raggiunto, anzi superato, l'usura massima consentita, avvicinando le corde ai primi tasti al punto tale da renderlo insuonabile. Premetto subito che la procedura di sostituzione del capotasto, la regolazione della profondità degli slot che alloggiano le corde ed il conseguente ripristino dell'action è identica anche per le chitarre. Occorrerà solo rispettare le quote previste. A questo proposito, più avanti proporrò una tabella con l'elenco degli strumenti più diffusi e le relative action lato paletta. Esistono due metodologie di misura della nut action. Una prevede la collocazione di un capotasto al terzo tasto e la successiva misurazione dell'altezza delle corde rispetto al primo. Io la trovo priva di vantaggi e troppo laboriosa, infatti mi affido alla misurazione a corde libere, che ci permette non solo di risparmiare tempo, ma di avere istante per istante la reale condizione in cui si troverà il nostro strumento in condizioni operative. Passiamo adesso alla realizzazione pratica della sostituzione del capotasto e del successivo ripristino dell'action. La prima fase consiste nel reperimento del capotasto corretto. Può sembrare semplice, ma bisognerà districarsi tra una moltitudine di misure, materiali e profili geometrici diversi. In quest'ultimo caso, infatti, bisognerà considerare che non tutti gli alloggiamenti posti sul manico hanno una sede piana. Questo basso, per esempio, possiede una sede curva che ha un proprio radius, così come qualsiasi manico di una chitarra. Questo significa che se dovessimo acquistare un capotasto a base piatta, dovremmo poi replicare sulla sua base la curvatura della sede, che non è il più semplice dei lavori. Si può fare, ma richiede più pazienza di un monaco buddista. Per completezza di informazione mostro adesso come realizzarla con l'aiuto di una dima, sulla quale identificheremo e segneremo il radius della curva che vogliamo realizzare. Dopodiché, applicando una striscia di tela abrasiva, muoveremo il capotasto sopra finché non avremo asportato tanto materiale quanto ne occorre per replicare il radius. Naturalmente non dovremo uscire fuori dai confini tracciati e non dovremo inclinare il capotasto, ma dovremo sempre tenerlo in orizzontale, in maniera tale che il primo materiale ad essere a braso sia quello centrale e non quello posto sugli spigoli laterali che non andrebbe toccato. A me è andata piuttosto bene. Ho trovato un capotasto in osso che rappresenta un ottimo upgrade rispetto a quello di pessima qualità che sto sostituendo. Lo spessore ed il radius inferiore coincidono perfettamente. Mi resta quindi solo da adattare la larghezza, che risulta essere appena un po' più grande, 38,1 mm versus 39,4, quindi solo 1,3 mm da abbradere con la tela a smeriglio finissima. Due semplici accortezze: dividere tra i lati il materiale da asportare, avendo cura di assecondare il profilo dei fianchi del manico. Se non l'avete mai fatto, esercitatevi prima con il vecchio capotasto, così da prendere confidenza con la smerigliatura. Portata la larghezza alla misura prevista, utilizzeremo una spazzola morbida per lucidare il capotasto, eliminando bave e residui di lavorazione. Veniamo adesso alla parte più tecnica della lavorazione. Dobbiamo cioè calcolare quanto gli slot che sostengono le corde dovranno essere abbassati per ottenere la corretta action del capotasto. Montiamo provvisoriamente il nuovo capotasto che abbiamo appena ridotto in larghezza e, per evitare errori di quotatura, dopo aver accordato lo strumento, controlleremo che la curvatura del manico sia quella prevista. La procedura è nota. Se siete alle prime armi troverete come realizzarla sui video dedicati al setup degli strumenti che ho già pubblicato qui nel canale. Agiremo sul Chas Rod nel caso dovessimo ripristinare la curvatura, per poi passare, sempre dopo aver riaccordato più volte lo strumento, al controllo dell'action così come la conosciamo, cioè al 17° tasto. Anche in questo caso troverete qui sul canale la procedura per realizzarla correttamente.
Queste due operazioni sono essenziali affinché l'altezza attuale delle corde, che ci apprestiamo a misurare, risulti priva di errori. Potete ben immaginare cosa accadrebbe se ci trovassimo adesso con un manico troppo o poco curvo, oppure con l'action al 17° errata. Lo spessimetro all'ml ci verrà adesso in aiuto per trovare ed annotare la distanza delle corde prima e quarta, sesta corda se si fosse trattato di una chitarra. Il metodo è quello di aumentare il valore di una lamella che passa di 5 centesimi alla volta finché non troverà spazio tra la corda ed il tasto. Questa è quindi l'altezza sulla quale realizzare il calcolo richiesto per il ripristino dell'action al capotasto. Io ho trovato la prima corda ad 1,5 mm dal primo tasto, mentre la quarta corda si trova a 1,35 mm dal tasto. Se la nut action prevista per questo basso è di 6 decimi per il Mi e 5 decimi per il Sol, non dovremo far altro che seguire la sottrazione per ottenere di quanto gli slot primo e quarto dovranno essere abbassati. Per questo strumento si tratterà di 7,5 decimi per il Mi e 5,5 decimi per il Sol. Segniamo adesso, con una matita a punta fine, queste quote sul capotasto in corrispondenza degli slot che dovremo limare. Dal momento che stiamo lavorando con decimi di millimetro, che non sono apprezzabili da un righello comune, utilizzeremo le lamelle dello spessimetro appropriate e, dopo averle disposte di taglio sotto lo slot interessato, segneremo con una matita la quota ottenuta, senza nessuna possibilità di errore. Non ci resta adesso che procedere alla limatura dello slot finché non raggiungeremo il segno che avevamo marcato. L'attrezzo che ho utilizzato non è altro che una lima ad ago di sezione tonda che ho modificato per poterla utilizzare sui diversi calibri che le sedi del capotasto possiedono in funzione della corda da montare. Con un po' di pazienza e rispettando i profili originali, portiamo alla profondità prevista le sedi. Un piccolo trucchetto che ci consentirà di lavorare con precisione consiste nell'agguantare il capotasto, che è piccolo e sfuggente, con uno di questi morsetti a molla che, grazie al quadrello posto sulle ganache, impedirà al capotasto di muoversi e di ruotare. Insomma, semplificherà e di molto tutta la lavorazione. Direi che a questo punto vi siate già posti la domanda di come agire sugli slot rimanenti, quelli che non sono stati interessati da questa prima limatura. Benissimo, niente di più semplice. Ricordate il calibro radius che abbiamo utilizzato per controllare la curvatura inferiore del capotasto? Sarà proprio lui che, fatte coincidere le marcature precedenti, ci darà l'esatta posizione della profondità a cui dovremo portare gli slot centrali, assicurandoci quindi che le corde copieranno perfettamente la curvatura della tastiera. Segnata quindi la curva sul capotasto e riarmandoci di un po' di pazienza, completiamo l'aggiustamento della profondità degli slot, certi che a capotasto montato tutto collimerà alla perfezione. Ricordiamoci di lucidare, con un utensile rotante a setole morbide, il capotasto appena lavorato, in modo da eliminare residui e bave, dopodiché procederemo al suo montaggio, concluso il quale non saremo ancora pronti a verificare se la nut action è quella prevista. Questo perché sarà necessario procedere ad un nuovo controllo della curvatura del manico, della regolazione dell'action al 17° tasto e solo allora potremo controllare quanto bravi e precisi siamo stati nel portare a termine il lavoro. Sperando di essere stato d'aiuto, vi do adesso appuntamento al prossimo video, senza dimenticare di proporvi la tabella delle nut action
per gli strumenti più diffusi. Si tratta di quote assolutamente safe che non riservano brutte sorprese e che consentono piccoli aggiustamenti dell'ordine del mezzo decimo di millimetro sia in aumento che in diminuzione a seconda dei gusti personali di ognuno. Ciao ancora ed al prossimo video.